Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questo non è un video dedicato al pigiama party, anche se mi vedete con questo vestito, è un, è un video dedicato all'albero di Natale che ho costruito in questi giorni, fatto con materiale di recupero, tutto preso dal mio giardino, tranne le luci e i personaggi che appartengono un po' a questo clima natalizio e che avevo in garage già da tanti anni. Vediamo insieme come ho realizzato questo alberello molto rustico, ma soprattutto, come dicevo, fatto con materiale recuperato dal giardino. Per poter realizzare un albero di questo tipo ho preso delle canne di bambù e le ho sistemate a piramide adagiandole su un anello di metallo. Le ho legate alla base e poi le ho legate in punta per dare appunto l'aspetto proprio di una piramide. Successivamente sono andato a prendermi le foglie di miscanthus che uso tutti gli anni per poter fare delle recinzioni, ricoprire degli steccati di ferro, eccetera. Sono queste lunghe foglie di miscanthus. C'è un video dedicato su come utilizzare questo tipo di foglie in Appuntamento in Giardino, metterò poi il link al di sotto di questo. Le ho legate insieme e le ho appoggiate sulle canne di bambù. In questo modo si dà un po' più di robustezza, anche perché un albero di Natale fatto solo con le canne di bambù può essere anche carino, però forse un po' spoglio, e così ho cercato di robustire bene l'albero, anche per una questione di peso, in modo che il vento poi non me lo sdraia per terra, e successivamente ho legato queste fascine di foglie di miscanthus ai rametti di bambù, ai fusti di bambù. Successivamente, per tenere tutta la struttura ben ferma e anche abbastanza rigida, sono andato nel giardino a recuperarvi anche dei rami di fico, perché sono rami molto flessibili. Sappiamo bene che nel fico è meglio non arrampicarsi mai perché i rami sono talmente flessibili e si spezzano facilmente, però dei rami con questo diametro di circa 1 centimetro, 2 centimetri, si possono prendere anche dei rami di 2 centimetri, tendono a flettere molto, e quindi in questo modo io ho cominciato dalla base a creare tutta una serie di intreccio arrivando fino alla sommità dell'albero con questi rami, e in questo modo gli ho dato della robustezza in più. Quando sistemiamo le canne di bambù legate alla base e poi alla punta per dargli la forma di piramide, dobbiamo sistemare anche a metà circa dell'altezza della struttura un qualcosa all'interno che distanzi bene tutti i componenti dell'albero, altrimenti abbiamo un qualcosa di non molto regolare. In questo modo tutte queste canne sono legate, questo con l'altro, in questo modo è legato poi nella parte centrale per dare a tutti la stessa distanza. In questo modo l'albero diventa un pochettino più armonico e più preciso poi nella sua costruzione. Sono andato in un negozio a poco prezzo, ho trovato 50 metri, ho sbagliato perché potevo prendere anche solo 20 metri, ma ho preso 50 metri di filo con delle luci, in più ce n'è un altro con una metratura più piccola che avevo in giardino e che ho portato poi qui, e pian piano sono partito dalla base e sono salito pian piano fino ad arrivare alla punta, facendo proprio una sorta di spirale in andata e in ritorno, anche perché 50 metri sono veramente tantissimi, quindi di sera questo albero si illumina veramente tanto. E in questo modo abbiamo poi il nostro albero illuminato. In più adesso vediamo che elementi decorativi ho sistemato qui nell'albero per dargli proprio un aspetto un po' natalizio, senza esagerare troppo per non farlo diventare troppo trash, troppo pacchiano, sempre mantenendo una certa, come dire, delicatezza nella sua costruzione. Un elemento che mi piace veramente tanto è questa campana che ho trovato in garage, acquistata 2 o 3 anni fa, è rimasta poi in garage, l'ho sistemata all'interno come una campana proprio interna all'albero. Il vento, un vento particolarmente forte, la può far muovere facendola poi suonare. In più ho sistemato anche queste mollette che avevo acquistato un bel po' di tempo fa, qualche anno fa, con dei personaggi che ho sistemato un po' qua e là nell'albero. Non ne ho tantissimi, però dà quel tocco di rosso che è molto importante poi in un albero natalizio. Avevo anche delle metrature di queste campanelle di plastica color oro, acquistate mi sembra anche in un negozio cinese,
ad un prezzo veramente di 1 euro, se non sbaglio, 1,50 euro, una metratura, 1,5 metri circa di queste campanelline. Così ho sistemato anche loro in movimento spirale, andando sempre verso l'albero. Credo che la cosa bella dell'albero di Natale è quella di portare sempre lo sguardo verso la sua punta, che adesso andiamo a vedere, perché l'avevo fatta con una foglia di palma intrecciata, però poi ho cambiato. Sono andato ad acquistare in un negozio una punta di Natale ad un prezzo anche lì di 2 euro, se non erro, molto più bella, perché la punta che avevo fatto con la foglia di palma poi alla fine si è piegata, cominciava a seccare col peso, perché ha piovuto, il peso della pioggia ha cominciato a deformarla, e così sono dovuto andare a prendere un qualcosa, perché quella era da sostituire. Ecco la nuova punta del mio albero di Natale, una struttura metallica con delle perline che ho sistemato incastrandolo proprio all'interno, perché qua dentro ci si può mettere di tutto praticamente. È entrata bene alla base e le luci, andando a spirale, ho fatto che finirle proprio all'interno della stella, in modo da illuminare anche questa parte dell'albero. Diciamo che è venuto abbastanza bene. Mi spiace per quella foglia di palma intrecciata, però effettivamente aveva un aspetto, era diventata abbastanza bruttina, quindi ho dovuto sostituirla con questo elemento decorativo che mi sembra un po' più adatto per il periodo. Ed ecco qui i personaggi che ho utilizzato, vecchi personaggi acquistati veramente tantissimi anni fa che avevo in garage. Qua dentro ho sistemato anche parte delle luci in modo che la sera possa illuminarsi tutto, con una di queste strisce natalizie, anche questa che ha un bel po' di anni, sistemata qui alla base per dare un pochettino di colore, quelli piccoli spruzzi di neve, un po' che fa ricordare il periodo. Qui c'è anche un fiocco di neve che lo metto magari qua così, e come potete vedere la struttura è proprio legata alla base in questo anello di metallo che avevo anche in giardino, un anello piatto di metallo molto grande, e ho legato con del filo di uno spago di quelli che vendono nei negozi di articoli di giardinaggio, con un'anima metallica in modo da rendere il tutto. E poi alla base ho sistemato anche le fascine in modo da rendere tutto molto ma molto più robusto. Questo albero effettivamente ha un bel peso adesso, con tutte le foglie, canne di bambù e i rami di fico, quindi prende una bella pesantezza e rimane abbastanza stabile nella terra. Creando questo albero ho dovuto con la cesoia tagliare diverse foglie di miscanthus, e quello che mi è avanzato l'ho fatto tutto a pezzetti e l'ho sistemato all'interno come se ci fosse una superficie di paglia. Insomma, per ricordare proprio l'atmosfera natalizia, un qualcosa che ricorda anche un pochettino il presepe, anche se qua dentro non c'è, ci sono solo questi personaggi acquistati un bel po' di tempo fa. Questo quindi è il mio albero di Natale di quest'anno. Tutto abbastanza naturale, e diciamo al 70% fatto con materiali di recupero del nostro giardino. Naturalmente, essendo all'esterno, non volevo fare un qualcosa che fosse alimentato dalla corrente, perché non mi fido mai ad avere cose di questo tipo con piogge ed altro e fili elettrici che scorrono in giardino. E così, per illuminare l'albero, ho acquistato queste 50 metri di lampadine colorate con una colorazione classica di Natale con tantissime luci che non mi piace molto, però tra i vari effetti che ha impostati qui nel meccanismo c'è quello appunto dell'illuminazione, sì, un po' natalizia, però soprattutto color oro e rosso, che sono i colori messi insieme che a Natale mi piacciono di più, che sono veramente belli. Questo pannello prende l'energia solare durante il giorno e trasmette poi la sera alle lampadine la forza di illuminarsi e decorare il nostro alberello. Eccoci arrivati alla fine di questo breve video, è ancora presto per fare gli auguri di Natale, li facciamo poi più avanti. E niente, questo era soltanto un video per potervi raccontare un po' come ho costruito questo alberello, un'idea che mi è venuta una settimana scorsa guardando il mare di bambù che ho nel giardino, che sono tutti da tagliare, e quindi ho pensato, quando noi tagliamo del materiale, come riutilizzarlo. Siamo in un periodo in cui si possono utilizzare tantissimi materiali come decorazione nel periodo natalizio, e quindi quando giriamo nel nostro giardino buttiamo un occhio qui, un occhio lì e vediamo che cosa ci suggerisce la nostra creatività. Ciao a tutti e grazie, e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!